Ciao a tutti, ci troviamo presso il concessionario Autoclub di Bari dove daremo un'anteprima insieme a voi, un piccolo sguardo, all'ultimo modello presentato da Abarth qualche settimana fa all'ultima edizione del Salone di Ginevra. Sto parlando infatti della Abarth 124 GT. L'auto per quanto riguarda le caratteristiche tecniche rimane la stessa, con il motore 1400 multi-air da 170 cavalli. Andiamo a una configurazione piuttosto bella con questa vernice in contrasto tra il blu scuro della carrozzeria e il nero opaco dei dettagli, ovviamente in basso, griglia e del cofano. Tra l'altro il cofano molto bello con queste due nervature e bombature che nasconde il motore. E la cosa più importante della 124 GT è questa. Infatti da quando è stata presentata sia nella variante Fiat, la più sobria, sia nella variante Abarth, era una Spider a tutti gli effetti. Al Salone di Ginevra è stata presentata con un hardtop in carbonio, ovviamente lo si può rimuovere svitandolo da questi bulloni qui e rimuovendolo dall'interno, ma devo dire che cambia la linea dell'auto in maniera piuttosto radicale, ma non la peggiora assolutamente, anzi secondo me la valorizza molto perché rende un'auto diversa da quella che siamo stati abituati ultimamente a vedere. Nel posteriore non c'è nessun badge che richiami la dicitura GT, Gran Turismo, c'è la targa, il copritarga, ma il badge è sempre 124 Spider. Qui sul cofano del portabagagli, del piccolo portabagagli dell'Abarth in nero opaco, sempre in contrasto. Come al solito ci sono i 4 scarichi, molto belli, e l'auto rimane praticamente la stessa. Tra l'altro una cosa molto bella è che questo hardtop con il lunotto termico, quindi per non farsi mancare mai la chiarezza e la visibilità anche d'inverno quando i vetri sono appannati, è disponibile anche come optional per quanto riguarda le 124 Spider, perciò in versione Abarth ovviamente, quindi si può richiedere come optional e lasciandolo a casa si può comunque usufruire in basso del tetto in tela della Abarth 124 normale. E direi che l'auto la conosciamo già, andiamo magari a dare uno sguardo agli interni. Ok, mi faccio spazio nel piccolo abitacolo della sportiva Abarth. È un abitacolo veramente avvolgente. La posizione di guida è la stessa perché, come vi ho appena detto, l'auto è quella. I sedili sono avvolgenti al massimo, molto contenitivi. È una cosa fantastica è la presenza di questa leva qui, del manuale, 6 marce, e fa un rumore spettacolare secondo me. Questo rumore metallico è qualcosa di godurioso, semplicemente godurioso. Ci sono molti dettagli rossi all'interno della Abarth 124, nelle cuciture dei sedili, qui nella cucitura sotto la plancia e anche sulla leva del cambio. Molto bello il particolare che corre nella parte centrale davanti ai miei occhi della linea qui a ore 12 sul volante e anche del quadrante dei giri con tutti quanti i quadranti digitali all'interno. Entrambi in rosso danno un'area di sportività alla macchina e per il resto la macchina è la stessa. Qui c'è la zona dedicata alla rimozione dell'hardtop in carbonio. Quest'auto è molto leggera. Sicuramente, purtroppo non abbiamo ancora avuto l'occasione, è molto piacevole da guidare e divertente, e penso che con questo accorgimento qui le prestazioni e il divertimento non sono affatto compromessi. Qui ci sono rotori per quanto riguarda il controllo dello schermo dell'infotainment, piccolo schermo, è un'auto a dimensione d'uomo, veramente non ci si perde, non c'è il rischio minimo di perdersi perché gli interni sono molto minimal, molto chiari. E mi è piaciuta soprattutto molto la scelta di questo hardtop qui perché nelle versioni italiane di questa piattaforma, di questa piccola Spider, mancava ancora un tetto rigido. Dai cugini asiatici Mazda sull'MX-5 un anno fa hanno scelto di creare una versione, una variante targa, quindi con un tetto che al centro torna nella parte posteriore dietro alla testa del guidatore, e però comunque con una carrozzeria rigida, mentre quindi nella versione della Mazda MX-5 RF, invece nelle versioni Fiat e Abarth della 124 questa caratteristica mancava, e sono contento che abbiano deciso di fare una variante ulteriormente diversa, senza stare a copiare troppo gli asiatici, fare una hardtop
come non se ne vedevano da parecchio tempo, è un'auto molto molto piacevole alla vista e penso anche da guidare. Voi cosa ne pensate? Preferireste una carrozzeria a targa, una Spider minimal come la classica Abarth 124, o ve lo fareste un giro venendo osservati sicuramente da tutti con un hardtop in puro carbonio a vista? Bene, fatecelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuta questa primissima anteprima della Abarth 124 GT, lasciateci un like e condividete questo video, e cosa più importante, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale di WeDrive per tutti quanti i video che verranno in futuro.